Ciao, sono Francesca Moi e oggi cucineremo insieme la mia zuppetta tiepida di mais. Per realizzare questa zuppetta ci serviranno dei ceci ammollati in acqua e già cotti, delle pannocchie precedentemente cotte in acqua che poi andremo a grigliare, delle punte tenere di cicoria, pomodorino datterino, aglio, peperoncino. Io partirei subito col tostare le pannocchie, perché dovranno essere tostate in modo da dare alla zuppetta un sapore più intenso e aromatico. Scaldiamo bene la griglia, che dovrà essere rovente, e intanto che la griglia scalda condirei i ceci con semplicemente un po' d'olio, sale e pepe bianco. La preparazione più lunga di questo piatto è la salsa di datterino, perché io, diversamente da come a volte ho visto fare, non frullerò i pomodori. Come tra l'altro ho fatto anche a Masterchef e ho imparato dopo che non si fa. Questa volta non frullerò i pomodori, quindi li metterò interi in un tegamino con solo un filo d'olio Io dico un filo, ma in realtà ne metto 3 litri, quindi con un filo d'olio, una testa d'aglio schiacciata, aspettiamo che l'olio salga di temperatura e mettiamo anche i pomodorini. Tra gli ingredienti ho scelto il mais perché è uno dei miei vegetali preferiti e quando eravamo piccole io e mia sorella eravamo solite a mangiarlo con 1 chilo di burro e sale sopra ed era uno dei momenti più belli. Quando l'aglio inizierà a sfrigolare è il momento buono per aggiungere i pomodorini. Intanto che i pomodorini stanno cuocendo, possiamo iniziare a mettere le pannocchie sulla griglia. Anche queste dovranno tostarsi un bel po', quindi non abbiamo furia a girarle. Possiamo coprire i pomodorini col coperchio, così il vapore aiuterà e farà in modo che i pomodorini si aprano più facilmente e lo lasciamo andare così. Solo ad ultimo aggiustiamo di sale e mettiamo una foglia di basilico. Procediamo scottando le cicorie. Ho scelto le foglioline più tenere, una pentolina, anche qua un filo d'olio, uno spicchietto d'aglio che schiacceremo solo un po' e un pezzettino di peperoncino. Anche qua aspettiamo che l'olio sia caldo e poi giusto 1 minuto in padella per saltarle. Giriamo a questo punto le pannocchie in modo che si tostino su tutti i lati. Ora che l'olio è abbastanza caldo, metterò la cicoria. Giusto 1 minuto per farla appassire e poi, mantenendo anche un pochino la croccantezza, la metteremo sul piatto. Adesso che i pomodori iniziano ad ammorbidirsi è il momento per aggiungere il basilico, abbondante. Se vedete che l'interno della pentola è troppo asciutto, in questo caso non lo è, poi non preoccupatevi che quando si sfaranno i pomodori acquisirà molta più umidità e si creerà una salsa. Comunque se lo vedete troppo asciutto aggiungete un po' d'acqua, in questo caso non ce n'è bisogno. Queste giusto 1 minuto sono già pronte. Aggiungo solo un pizzico di sale e la mettiamo da parte, ci servirà poi per l'impiattamento. Ok, anche le nostre pannocchie sono dorate al punto giusto, quindi le togliamo dalla griglia. Adesso, mentre i pomodorini cuociono, non mi resta che frullare le pannocchie. Me ne terrò una parte per decorazione e l'altra la useremo per fare la nostra zuppetta.
Basterà semplicemente sgranarle dentro una ciotola. Poi di una parte cercherò di tenere qualche pezzo intero che mi servirà poi per impiattare. Quindi senza sgranarli del tutto, conserviamo un pochino la forma naturale della pannocchia quando andremo a impiattare. Adesso non dobbiamo fare altro che spostare il mais in un bicchiere per poi frullarlo. Quindi spostiamo il nostro mais. Io mi aiuto con un pochino di acqua per raggiungere la giusta densità. Frullatore a immersione, iniziamo senza niente e aggiungiamo l'acqua, poca per volta. Man mano regolatevi sempre aggiungendo dell'acqua, senza però ottenere una crema troppo liquida. Con un colino e una marisa filtriamo i chicchi di mais. Una cosa che potete fare è scegliervi la temperatura dell'acqua o del brodo per frullare il mais. Io ho scelto un'acqua tiepida, visto che si va comunque nella stagione fredda, è più indicato, però questo piatto è ottimo anche mangiarlo l'estate, quindi potete lasciare tutti gli ingredienti freddi, in questo caso utilizzare un brodo freddo, e sarà una zuppetta però in alternativa alle classiche zuppe fresca. Vi consiglio anche di non buttare la fibra, perché è molto buona e potete utilizzarla o per fare delle focaccine aggiungendo semplicemente un po' di farina e sale in padella senza lievito, molto sottili. Teniamolo da parte per l'impiattamento. Una volta che i pomodorini si sono sfatti, la salsa è pronta, dobbiamo solo frullarli e metterli in un biberon come questo. Sulla base mettiamo la nostra salsa di mais. Andrà mangiata col cucchiaio. Poi mettiamo il mais che ci siamo tenuti prima. In modo abbastanza casuale, non importa che siate precisi. Sembrano un po' degli alveari, sono molto carini messi così. Poi i ceci, anche questi in modo casuale. Questi li abbiamo già conditi con olio e sale e un pochino di pepe. Abbastanza. Poi la cicoria. Magari gli diamo una forma un po' arrotolata. E infine la nostra salsa di pomodorini che abbiamo fatto addensare. Un filo d'olio. E una macinata di pepe bianco. E la mia zuppetta tiepida di mais è pronta per essere mangiata. Ho mangiato un cece prima, ahimè. Quando l'aglio ora lo fa. Vabbè, mi basta.